Ciao a tutti, oggi parliamo dell'ipersensibilità al cibo nel cane. Oggi ci focalizziamo nel cane, poi faremo un video adatto al gatto. Sarà un video in cui cercherò di spiegarvi alcuni concetti che possono essere utili nella gestione del vostro cane e quindi cercherò di utilizzare termini più comprensibili per un pubblico diciamo che non di medici veterinari, in modo tale che capiate esattamente dove focalizzare l'attenzione su questa problematica, perché quello che io noto nella pratica di tutti i giorni è che il prurito nel cane è un po' qualcosa che il proprietario non riesce bene a comprendere, nel senso che molto spesso il proprietario, quando vede che il suo cane si gratta, ha prurito, inizia a fare determinate cose che però non hanno un senso logico. Meglio, non è che non hanno un senso logico, però bisognerebbe farlo in una certa maniera, altrimenti si rischia di non capire qual è la causa del prurito. E quindi si va un po' a tentativi, e questa cosa è molto sbagliata in dermatologia veterinaria, perché bisogna avere un certo tipo di percorso mentale per evitare poi di perdersi. E uno dei motivi in cui il proprietario molto spesso si perde è la dermatite allergica da cibo. Molto spesso i proprietari quando vedono che il proprio cane si gratta, la prima cosa che fanno è cambiare il cibo e non si sa esattamente il perché. Molto spesso sono anche indicazioni sbagliate da parte dei venditori di cibo, che ricordo sempre sono commercianti, quindi non è che sono medici veterinari, quindi tendenzialmente riferire una problematica così importante come il prurito del proprio cane a una persona che fondamentalmente deve vendere del cibo e con le catene chiaramente gli dicono che tipo di cibo vendere, è abbastanza superficiale come approccio. Quindi quando voi avete un prurito dovreste ovviamente rivolgervi al vostro medico veterinario, che dovrebbe occuparsi anche di dermatologia fondamentalmente, e cercare chiaramente di in primis capire qual è la causa del prurito del vostro cane. Ovviamente questo non è un video in cui vi spiego qual è l'approccio corretto. Faremo magari un video che è molto interessante per capire qual è l'approccio corretto che poi deve avere un medico veterinario quando ha un cane con il prurito, però in questo video mi vorrei soffermare sull'ipersensibilità al cibo. Esistono dei cani che sono, ora userò il termine, allergici al cibo, non a tutto il cibo, a una parte di cibo, che può essere delle proteine molto spesso, oppure degli additivi. Quindi ci sono dei cani che se mangiano per esempio la proteina, il pollo, possono sviluppare una dermatite allergica e quindi del prurito. E magari se mangiano invece agnello questo non si verifica, quindi sono particolarmente sensibili a quel tipo di proteina. Apro una parentesi: non esiste un animale, cioè non esiste un'allergia comune a tutti i cani, cioè i cani sono allergici al pollo, no, è sempre personale, è un po' come le allergie alimentari delle persone. Alcuni possono essere allergici a una determinata a un determinato cibo, per esempio negli uomini ai crostacei, e un'altra persona non è allergico ai crostacei. Questo chiaramente perché è un'ipersensibilità che è legata alla singola persona. Così funziona nei cani, quindi molto spesso si sente dire non gli ho neanche dato il pollo, come se il pollo fa venire l'allergia e l'agnello no. No, può essere che un cane è allergico al pollo e un cane è allergico all'agnello, e quindi non esiste una soluzione unica: eliminiamo il pollo e siamo sicuri che i nostri cani non siano allergici. No, non funziona così. E quindi chiunque vi dice queste cose qua vi sta comunque dicendo una fesseria, quindi attenzione anche lì quando qualcuno cerca di darvi un consiglio, ovviamente in buona fede, perché non esiste un'allergia comune a tutti gli animali. Il vostro cane potrebbe trovarsi benissimo a mangiare il pollo
così come potrebbe trovarsi malissimo a mangiare il pesce, dipende a cosa è allergico. Comunque, senza ovviamente, chiudendo la parentesi, cosa accade fondamentalmente? Che quando il nostro cane è allergico a qualcosa contenuto nel cibo, che sia una proteina animale, che sia un additivo, tendenzialmente avrà un prurito. Molto spesso è un prurito che si localizza a livello di zampe, tendono a leccarsi molto le zampe e quindi avremo delle zampe molto arrossate, molto umide perché abbiamo la dermatite da leccamento, con una dermatite da malassezia poi secondaria molto spesso. Potremo avere un'otite cronica, un'otite esterna, potremmo avere anche le zone ascellare e inguinale colpite, quindi con degli eritemi, con delle papule e a volte anche la zona facciale. Quindi diciamo nella maggior parte dei casi le zampe sono sempre quasi colpite e molto spesso le orecchie, però ovviamente non è una patologia, cioè non è l'unica ovviamente patologia che fa sì che poi il cane si lecchi le zampe e abbia un'otite esterna, o esistono ovviamente delle diagnosi differenziali ed è lì ovviamente l'importanza del medico veterinario poi di andare a fare le varie diagnosi differenziali in base chiaramente al prurito, alle zone dove c'è questo prurito e poi eseguire una serie di esami per verificare chiaramente qual è il problema del vostro cane. Di solito cosa si fa quando c'è, ed è lì dove sbagliano molto spesso i proprietari, di solito quando c'è il sospetto di una dermatite allergica da cibo, tendenzialmente, questo è il mio approccio, ma è un po' l'approccio fondamentalmente della categoria, sarebbe quello di utilizzare dei cibi che vengono definiti ipoallergenici, che tendenzialmente hanno una tecnologia in cui si utilizzano delle proteine idrolizzate. Fondamentalmente qual è la differenza tra una proteina idrolizzata e una proteina normale? È quella che fondamentalmente diciamo, la maggiore ipersensibilità alla proteina è quando la proteina è intera. Nella proteina idrolizzata noi andiamo un po' a spezzettarla e quindi il potere allergico della proteina viene a diminuire. E questo fa sì che ci permette di capire se quel cane è allergico al cibo o meno, e ovviamente c'è un tempo in cui dobbiamo somministrare esclusivamente questo cibo, non dare nessun tipo di snack, non dare nessun tipo di cibo nostro, non dare solo, deve mangiare solo esclusivamente questo. L'ideale sono le classiche 16 settimane, 4 mesi. Se il cane che arriva per questo tipo di problema, quindi prurito, nel momento in cui noi cambiamo cibo dando un cibo ipoallergenico puro, cioè vuol dire state attenti anche lì alle indicazioni sui cibi, perché anche lì molto spesso i proprietari vanno nei negozi e poi prendono perché c'è scritto ipoallergenic, ma dovete sapere che non è esattamente sempre così chiara la cosa, quindi affidatevi al vostro medico veterinario che vi consiglierà un cibo ipoallergenico con una tecnologia con proteine idrolizzate. Questo fa sì che se voi somministrerete solo e esclusivamente questo cibo e il cane migliora tantissimo o addirittura non si lecca più o addirittura sparisce il prurito, fatte queste 16 settimane tendenzialmente se voi ritornerete al cibo originale e appena ritornate sviluppa la dermatite o aumenta il prurito, chiaramente la diagnosi è fatta, nel senso che sappiamo con certezza che è quello. Non sempre le allergie sono così semplici, cioè nel senso non sempre il nostro cane è allergico solo al cibo, può essere allergico anche a qualcosa nell'ambiente, quindi la complessità arriva qui, nel senso che è chiaro che se un cane ha una dermatite allergica alimentare e solo esclusivamente quella, noi passiamo un ipoallergenico, il cane sta da Dio, sta perfettamente perfetto, sparisce tutto. Molto spesso non è così, molto spesso abbiamo in concomitanza anche una dermatite o dermatite atopica e quindi fondamentalmente
ci può essere un miglioramento, cioè il cane sta meglio, andiamo a ridurre, se prendiamo una scala prurito da 10, il massimo del prurito, a un prurito magari 4, però tendenzialmente non sarà perfetto, in questo caso perché c'è sicuramente sotto anche un altro tipo di problema. E questo è il motivo per cui non bisogna fare un po' il fai da te su queste questioni, perché molto spesso il proprietario, ripeto, cambia cibo e magari il cane è allergico effettivamente al pollo, passi all'agnello e sta bene. E dopo un po' però il cane non lo vedete, non vi convince e passate a un altro tipo di cibo. Poi diventa sempre più complicato capire. Mentre invece se lo facciamo già all'inizio questo tipo di lavoro riusciamo un attimo a capire che magari il cane ha anche una dermatite atopica e quindi fondamentalmente sì, il cane migliorerà, ma sarà da gestire a vita per questo tipo di problema e non solo cambiando cibo. E il cibo sarà diciamo un fattore importantissimo nella gestione del suo prurito, ma non sarà l'unica causa che crea prurito. Quindi è molto importante questa questione non fate mai questo errore di continuare a cambiare cibi. Perché altrimenti, soprattutto in alcune razze predisposte alla dermatite atopica, rischiate chiaramente di far tantissima confusione. Sono animali, se sono allergici al cibo e hanno magari in concomitanza anche un altro tipo di allergia, che tendenzialmente non saranno quasi mai perfetti, ma avranno una vita prettamente normale, ma avranno bisogno di essere gestiti. E il vostro medico veterinario vi aiuterà dando i prodotti che fanno meno male ai prodotti che fanno, tra virgolette, con più effetti collaterali, in base ovviamente alla situazione, ma si cerca sempre di gestire il prurito in modo tale che il cane abbia sempre meno prurito con prodotti che fanno meno male nel lungo periodo. Questo è il principio poi della gestione del prurito nel nostro cane. Quindi è molto importante che il prurito, il sintomo prurito venga gestito da un professionista, perché molto spesso, ripeto, i proprietari hanno delle razze molto predisposte alla dermatite atopica, quindi fare il fai da te in queste situazioni non è ovviamente mai la scelta corretta, è sempre la scelta che vi porta poi a una frustrazione, perché vedrete il vostro cane che comunque non migliora, peggiora, poi alla fine salta fuori quando magari andate a fare una visita dermatologica specialistica che magari voi avete dato un ipoallergenico, un cibo ipoallergenico, ma poi ogni tanto gli date dei pezzettini del vostro cibo. Per esempio nella dermatite allergica da cibo il cane deve mangiare poi quel cibo, che può essere o un cibo con proteine idrolizzate a vita, oppure se poi nel momento in cui si è diagnosticato che sicuramente il vostro cane ha la dermatite allergica da cibo, allora in quel caso lì si comincia a introdurre o esistono delle prove allergiche, su quello ci sono vari pareri contrastanti, se sono utili, se non sono utili. Comunque se uno vuole fare anche questo, fa il pacchetto per le allergie alimentari, così vede indicativamente a cosa può essere più allergico, cosa è meno allergico, in modo tale da iniziare a cosa può essere meno allergico, e poi si comincia a introdurre ovviamente i vari cibi e effettivamente si vede se in 7-10 giorni, introducendo un alimento per volta, il cane sviluppa prurito più o meno rispetto a prima che sia introdotto questo alimento. Quello che un po' succede anche in medicina umana, quando una persona è allergica, chiaramente si valuta a cosa può essere allergico. Nell'uomo abbiamo una serie di alimenti in cui ci sono già degli studi, e quindi magari crostacei, arachidi, ci sono già una serie di alimenti che chiaramente i medici vanno già a vedere se nella vita della persona ha avuto a che fare con questo tipo di alimenti con frequenza. Nel cane si introduce piano piano un alimento e si vede se è allergico. Dopodiché tendenzialmente se il cane ha sempre mangiato per esempio pollo, si cerca di passare a una proteina totalmente diversa, che può essere il pesce. Non si cerca magari, se ho mangiato il pollo, a dare l'anatra, per capirci. Però queste sono tutte cose che fa il medico veterinario quando capisce che cosa gli avete dato
in passato, e quindi poi cerca di trovarvi una dieta. Ci sono dei cani che hanno bisogno poi di una dieta casalinga, quindi bisogna ovviamente farsi fare una dieta da un medico veterinario nutrizionista, che perché sono magari allergici a qualche additivo, quindi bisogna cucinare per il cane perché magari a qualche additivo sono allergici. Però questo diciamo è il concetto. Quindi prima di tutto bisogna diagnosticare la dermatite allergica alimentare, e quello lo fai con un cibo ipoallergenico nel 99,9% dei casi. C'è lo 0,1 che sono allergici agli additivi, potrebbero esserci dei problemi anche con quello, quindi nel caso non vi convince la dieta ipoallergenica, fate una dieta casalinga, introducendo pochi però elementi per volta, in modo tale da vedere poi il cane come sta. Una volta diagnosticata, chiaramente si fa un percorso insieme al medico veterinario per introdurre, per capire a cosa è allergico, a cosa non è allergico, in modo da eliminare completamente cosa non è allergico. Ricordatevi sempre poi che in molti casi non c'è solo dermatite allergica da cibo, ma esistono anche dermatite atopica, per esempio, che può dare dei problemi, e che con la dermatite atopica, migliorando il cibo, abbiamo un miglioramento, ma ovviamente non una guarigione al 100%. Quelli sono animali con la dermatite atopica, che ne parleremo in un altro video, vanno poi gestiti comunque a vita con dei prodotti, perché la loro cute ha dei problemi, e non è una cute perfetta, e quindi chiaramente sono animali che vanno gestiti chiaramente per tutta la vita, e vanno gestiti chiaramente per ridurre il prurito. Riducendo il prurito riduciamo tutte ovviamente i segni che il prurito dà, quindi tutte le scoriazioni, papule, arrossamenti, alopecie, che ovviamente è il compito poi dei farmaci, degli integratori, per ridurre chiaramente il prurito. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che ho posto l'attenzione soprattutto su alcuni concetti. Il primo è quello che non esiste un'allergia al cibo generale, cioè i cani sono allergici al pollo. No, non è vero. I cani possono essere allergici al pollo, possono essere allergici al pesce, possono essere allergici a nessun tipo di cibo, quindi non fidatevi di chi vi dice prendi questo cibo che tutti i cani stanno bene, perché non è assolutamente vero. Ripeto, è come nelle persone, questa cosa qua è normalissima, l'allergia è singola, cioè io posso essere allergico al pesce, tu no, quindi se tu mangi pesce non ti succede niente, se io mangio pesce ho una reazione allergica magari grave. I cani è la stessa cosa, quindi non fidatevi mai di chi vi dice ma prendi questo cibo che sicuramente sta bene. È una cagata, lo dico ovviamente un po' anche volgarmente, perché voglio anche mettere i puntini sulle i, diciamo. È molto importante poi che non facciate voi subito il fai da te, cioè il cane si gratta e il cibo, gli cambio il cibo, perché magari molto spesso non gli avete messo l'antiparassitario. A volte capita anche questo, quindi attenzione. Deve essere sempre l'antiparassitario messo tutto l'anno quando avete il prurito. Questo è il terzo punto, mi raccomando. Qui vi faccio risparmiare, almeno un antiparassitario mettetelo prima di andare dal veterinario, perché molto spesso la causa, cioè quando arriva un proprietario che mi dice il mio cane ha prurito, la prima domanda che io faccio è l'antiparassitario è stato messo regolarmente? Perché se mi dice no, è 3 mesi che non glielo metto, la regola dice prima metti l'antiparassitario e vediamo come va il prurito, perché ripeto è molto importante questo. E poi il quarto punto è che può essere un processo lungo. La dermatologia in veterinaria non è molto spesso che la soluzione in una visita di mezz'ora. A volte bisogna rivedere, vedere un attimo, anche questionare col proprietario, ma secondo te facendo così il prurito è diminuito, è aumentato, è uguale, per capire poi dove ovviamente andare. Con questo prodotto è migliorato, con questo no, cioè capite che non è un processo così banale. La dermatologia veterinaria è fantastica, ma molto spesso
le zone dove si ha prurito sono le medesime, e quindi le diagnosi differenziali sono tantissime. Si possono escludere con alcuni test alcune patologie, ma molto spesso è proprio la gestione, è proprio il controllo, la visita di controllo in dermatologia è fondamentale. Non esiste ti do una terapia e ciao, no, ti do una terapia e poi devo controllare che chiaramente il prurito è diminuito, che chiaramente le lesioni si sono ridotte, che l'arrossamento cioè è tutto un po' più complesso di come cambio il cibo e il cane sta meglio. Può essere tu cambiando il cibo il cane sta meglio, però poi magari è una ricaduta perché non ha solo magari una dermatite allergica da cibo e quindi il cane comunque continua a grattarsi, e quindi poi arriviamo a una situazione in cui il cane ha un prurito più intenso e quindi la gestione poi è più complessa. Spero, ripeto, che questo video vi sia piaciuto. Se questa serie di video vi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento qua sotto se avete un argomento di cui parlare, che sarò ben felice di parlarne in un prossimo video. Un saluto a tutti, alla prossima.